Tutti i giorni. Adesso voglio fare il burro, ecco che ho bisogno della panna molto delicata, allora lo tengo un giorno e mezzo. Invece se ho bisogno di fare qualche biscotto particolare che mi serve una panna più concentrata, allora lo tengo anche 2 giorni il latte per avere una panna più densa. E facciamo subito il nostro burro. Mettiamo all'interno la nostra panna. Dobbiamo comunque chiudere bene, io non ho il coperchio di sopra, per cui mi aiuto così con la carta, per cui mi aiuto con la pellicola, perché quando il burro è quasi pronto, lui schizza molto e possiamo sporcare tanto la nostra casa. Ecco, abbiamo una panna montata, per cui manca poco per creare il nostro burro. Ecco, adesso è la parte quando lui schizza molto, per cui se io mi mettevo qua la pellicola, il nostro burro è pronto, bisogna strizzarlo così bene che esca tutto il siero e lo passiamo nell'acqua, così va via tutto il siero che c'è, rimane soltanto il burro. Allora, se voi comprate la panna dal supermercato e lo fate con la panna fresca dal supermercato, non so se vale la pena perché comunque la panna costa tanto, ma è molto divertente di farlo. Invece se prendete con latte fresco come faccio io, allora sicuramente risparmiate tanto e soprattutto mangiate qualcosa di buono. Io non ho la forma per fare il burro, però uso questo per fare eh, il patè, perché mi metto per dargli giustamente un po' di forma, però lo possiamo tenere anche così in frigo, non importa. Con il nostro burro, questo qua lo facciamo bene. Qua lo tiro, ho messo la carta giusto per riuscire a tirarlo fuori. Ecco il nostro burro, lo possiamo conservare in frigo, lo chiudiamo e lo conserviamo in frigo. Ragazzi, fatto in casa un burro così è tutta un'altra cosa. Molto buono. Quello che noi lo compriamo al supermercato tende comunque di avere un sapore un po' particolare, ma questo ragazzi è buonissimo. Mettiamo un cucchiaino di cacao, ecco, metto proprio un cucchiaino abbondante e mettiamo un cucchiaino zucchero a velo. Per farla ancora più buona, non per i bambini, per la merenda, potete aggiungere un noce tritate o nocciole. Io aggiungo un po' di pistacchio, ma proprio appena appena. Così ecco, preparo anche la
merenda per i miei figli, che tra poco vado a prenderli. Così questo pistacchio si sente appena appena. Mettiamo sul pane. Squisito e non è tanto dolce, si sente leggermente il pistacchio, no? Tra i denti è così croccante. È molto buono. Ecco, queste sono le cose che mi piacciono molto fare, soprattutto noi avevo detto anche altre volte, non si tratta per risparmiare, si tratta per mangiare molto più sano e soprattutto molto più buono. Tutto ciò che noi compriamo contengono vari conservanti, però non sarà mai e poi mai così buono come tutte le cose fatte in casa. Adesso condividerò con voi 2 metodi per fare la ricotta senza caglio e senza succo di limone, ma proprio così al naturale. Allora io ho tenuto il latte 2 giorni in casa, il latte si è separato, diciamo il siero si è separato dalla panna, ho tolto la panna possiamo conservarla in frigo anche 3-4 giorni. Adesso cosa è successo? Io ho preso la panna, ho lasciato un altro giorno il latte fuori, anche se già il kefir era formato, solo che io per fare la ricotta ho bisogno di un kefir più concentrato, diciamo, e per farlo più concentrato, più denso, lo dobbiamo lasciare un giorno in più in casa, temperatura ambiente. Per cui adesso quando io lo verso ve lo farò vedere proprio come si vedono dei pezzi, no? Il kefir, voi immaginate, quando lo compriamo al supermercato, un barattolino piccolo lo paghiamo anche 2 euro. Il kefir è proprio ricco in tutto, soprattutto arricchisce la flora intestinale, è ottimo per il colesterolo, però guardate, non voglio entrare, no, tanto nel merito, perché il mio canale non parla di questo, io semplicemente voglio condividere con voi le cose genuine fatte in casa e soprattutto quelle che vi divertite mentre lo fate. Vi faccio vedere prima il metodo classico e dopo vi farò vedere un metodo molto furbo e molto originale. Adesso mettiamo questo kefir a scaldare, lo dobbiamo un po' scaldare per alcuni minuti. Adesso io quando lo verso provo comunque a farvi vedere, vedete la densità, vedete come è proprio tutto denso. Faremo una ricotta meravigliosa. Dopo condividerò con voi anche alcune ricette con il kefir che vi piacerà tantissimo. Per cui qua lo riempiamo proprio bene, guardate che bello denso che è. Lo lasciamo leggermente che si scalda. Mentre il kefir si scalda, bagno la gazza, questa è la gazza per formaggio. Mi trovo bene, si vendono anche su Amazon, vi lascerò anche il link nella descrizione del video. Qua lo bagniamo un po'. Mi basta, ecco, per la mia famiglia e per creare, ecco, dei formaggi è ottimo. Allora, per non comprare i contenitori grandi fatti apposta, io faccio così la Lego, creo come una specie di cesta di contenitori dove qua si fornerà la nostra ricotta. Mescoliamo e lo lasciamo di nuovo che si scalda bene. Io intanto mi preparo, prendo la gazza e dove l'abbiamo legato la incastro così, in questo modo mi sarà più facile di versare la nostra ricotta qua. Faccio così per fare uscire più siero possibile. Se avete una gazza più grande potete anche versare la casseruola, ecco, senza, per fare più veloce. Io comunque adesso lo attaccherò, ecco, su questo gancio così, ecco qua. Il metodo migliore per me per fare una buona ricotta è quello di scaldare il siero, questo latte, in forno. Vi spiego il perché. Quando noi facciamo il modo classico, quello di versare tutto in casseruola, cosa succede? Che questi pezzi loro comunque un po' si rompono e si amalga tra di loro. Invece per una buona ricotta bisogna tenere separato il siero da questo kefir, ok?
In questo modo la nostra ricotta ecco, non si inzuppa troppo di questo siero che a noi non serve. Ecco, spostandolo sul piano di sotto mi sta giusto giusto. Allora, mettiamo a 160 gradi, voilà. Perché non bisogna scaldare il kefir troppo? Perché se si scalda troppo la ricotta diventerà gommosa, ecco, non sarà così soffice, ma diventa molto, quasi mi viene a definire come un chewing, ecco, non tanto piacevole da mangiare, non tanto buona. Per cui come potete notare il siero si è già separato da questo kefir. Ecco, noi già prendiamo tutto il siero, così rimarrà soltanto il nostro kefir per fare la ricotta. Ecco qua, praticamente tutto il siero, quello che non serve, io lo estraggo adesso. Vedete come abbiamo soltanto il kefir, per cui niente siero inutile che a noi non serve. Ecco, domani sarà bello fresco, mangiare anche con un po' di sale, un po' di panna sopra. La mia ricotta è stata un giorno, adesso è già pronta, guardate quanto è bella. Io la sento in mano e la ricotta non è asciutta per niente, ma neanche tanto bagnata. Adesso provo ad aprirla. Guardate che bontà. Può essere conservata in frigo per alcuni giorni. Ma io adesso farò una bella ricetta con questa ricotta. Adesso facciamo anche dei cornetti. Qua ho messo 200 g di farina 00 e ho messo 300 g di ricotta. Ho fatto sciogliere 70 g di burro, che l'abbiamo fatto, voi insomma fate con quello comprato. Aggiungo un po' di nocciole, ma proprio un cucchiaio, tritate. Se non amate fate anche senza. Ok? E aggiungo un po' di zucchero e mettiamo anche un po' di essenza di vaniglia. Ok? La farina ho messo anche un cucchiaino di lievito. Sarebbe meglio se voi trovate lievito per i biscotti. Metto qua che così vado meglio e impastiamo tutto. L'ho diviso a metà, così inizio prima a preparare metà e poi l'altro, perché li voglio fare comunque i cornetti un po' più piccoli. Se metto tutto insieme mi uscirà troppo impasto, invece io voglio che mi escano i cornetti piccolini. Li metto a 180 gradi per circa 20 minuti. Prendo